Nella notte tra il 4 e il 5 di ottobre del 1957, Radio Mosca fa un annuncio che lascia tutti a bocca aperta. I russi hanno appena lanciato in orbita il primo satellite artificiale della storia, lo Sputnik 1. Ora siamo in piena guerra fredda, l'impatto mediatico è devastante. Un pugno allo stomaco per gli Stati Uniti che non hanno ancora sviluppato un programma spaziale concreto. Insomma, la guerra per la conquista del cosmo è iniziata. E parte proprio da questo strano congegno chiamato satellite. Ma che cos'è esattamente un satellite? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Lo sapete, il satellite è un corpo celeste che ruota per natura attorno a un pianeta. Ebbene, lo Sputnik si comporta allo stesso modo, ma è frutto dell'ingegno umano. Si tratta di una piccola sfera di alluminio con 4 lunghe antenne, alimentata a batterie. Trasmette un segnale forte e chiaro che arriva in tutto il mondo. Lanciato nello spazio da un razzo vettore, ora gira rapidissimo attorno alla Terra, acquisendo informazioni preziose sul nostro pianeta. Ma perché il satellite si chiama proprio così? A cosa si deve il suo nome? E cosa vuol dire davvero questa strana parola, satellite? Scopriamolo insieme. È il 1610 quando Galileo Galilei osserva al telescopio 4 corpi celesti che orbitano attorno a Giove. Ma è l'astronomo Keplero a dar loro un nome. Li chiama satelliti, gli pare perfetto. Ma perché? Cosa intende lo scienziato con la parola satellite? A Keplero frulla in testa da tempo una parola latina, satelles satellitis. La parola è antichissima, di origine etrusca, satelles satellitis. Arriva a Roma con i principi Tarquini. Satellites sono le guardie del corpo del re, la scorta armata personale, il seguito. Sono gli uomini fidati che lo proteggono dai pericoli. Per tanti secoli questo significato rimane invariato anche in italiano, ma con un senso più spregevole. Perché il tiranno, si sa, è sempre mal visto, soprattutto se arrogante. Così anche il satelles che lo accompagna segue lo stesso destino, diventa lo sgherro del sovrano, lo sbirro. Ma Keplero è uomo di cultura, conosce il senso attribuito alla parola dai poeti. Satelles è per loro il compagno devoto della divinità, il servitore fidato. Allo stesso modo il satellite che immagina lui è l'accompagnatore celeste, l'amico fedele del pianeta. Quante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte? Valuta l'opportunità di farlo. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. E allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Ci vuole poco per passare dall'ambito astronomico ad altri usi. Così lo Stato satellite dipende politicamente da un'altra nazione, mentre il partito satellite gravita attorno a quello di maggiore importanza. E malgrado il satellite moderno abbia strumentazioni sofisticate, propulsori e pannelli fotovoltaici innovativi, grazie all'etimologia permane costante nel tempo quella sua funzione così peculiare, di fedele compagno del pianeta nella danza infinita tra le stelle, di custode instancabile dell'astro, sino alla fine dei suoi giorni.